Il calciomercato dell'Inter sta per entrare nel vivo, sta per entrare il calciomercato dell'Inter in una fase caldissima. Perché? Perché un paio di settimane fa lo stesso Beppe Marotta aveva dichiarato la seria intenzione della società di chiudere o quantomeno indirizzare entro il 30 giugno quella che sarà la rosa definitiva, i 25 calciatori che Simone Inzaghi avrà a disposizione per tutta la prossima stagione. Ebbene, mancano meno di 10 giorni, per cui l'Inter, che ha già chiuso qualche operazione, in attesa poi di ufficialità, nello specifico l'Inter ha già chiuso 4 operazioni, qualcuna è in fase di definizione, qualcun'altra ha subito un rallentamento perché allo stesso tempo l'Inter deve metter mano anche alle uscite, qualcuna sembra un po' più bloccata, ne parleremo, ne abbiamo parlato tanto. In ogni caso, in questo nuovo contenuto però ci concentriamo su una frase pronunciata da Beppe Marotta ieri nel corso dell'intervento radiofonico su Radio Anch'io Sport, programma storico. Marotta nello specifico parlava di cessioni e sosteneva come sia più facile in questo mercato quantomeno sostituire un difensore che un attaccante. Per un discorso numerico, anche per un discorso economico. Con questa frase Marotta ha fatto capire che Lautaro Martinez, e poi l'ha detto anche esplicitamente, è indispensabile, non andrà via perché è più difficile appunto rimpiazzare un attaccante, mentre i vari Skriniar ed Evrai sono in bilico perché, secondo le visioni della società interista, è più semplice sostituire uno o due difensori. Quindi quello è l'orientamento del club, per cui non ci aspettiamo una cessione di Lautaro Martinez come diciamo ormai da settimane, più semplice invece che sia Skriniar che De Vrij o comunque uno dei due possa andar via. Skriniar piace tanto al Paris Saint-Germain, che è disposto a rialzare la prima proposta rifiutata da 50 milioni di euro. De Vrij ha parecchio mercato invece in Premier League, tante squadre interessate a lui, nessuna offerta ufficiale, però anche De Vrij, come sappiamo, potrebbe partire in virtù del contratto in scadenza, soprattutto nel giugno 2023. In ogni caso è una fase calda, l'Inter ha bisogno di stringere adesso la rosa dei 25 calciatori. Tra l'altro oggi sul Corriere dello Sport sono uscite anche le prime date delle amichevoli, delle prime amichevoli nerazzurre della nuova stagione del precampionato. Si parte il 12 luglio con la consueta amichevole, ormai entrata nella tradizione nerazzurra, contro il Lugano, dopodiché contro il Monaco il 16 luglio a Basilea e contro il Lens al Lens il 23 luglio. Ci saranno altre amichevoli, qualcuna anche un po' più prestigiosa, visto che il campionato italiano inizia comunque il 14 agosto, quindi l'Inter avrà il tempo poi per giocare almeno altre 2 amichevoli prima di ritrovare la forma migliore in vista della nuova stagione. Amiche e amici di Passione Inter, è stata un'intro un po' lunga perché ci sono tante cose da dire in questo nuovo contenuto. In ogni caso avremo tantissimo spazio questo pomeriggio dalle 19:30 in diretta sul nostro canale YouTube, sul nostro canale Twitch, come sempre, per cui daremo tantissimo spazio ai vostri commenti, alle vostre curiosità. Io vi ricordo che per commentare la live di questa sera dovete essere iscritti al canale YouTube, per cui tutti gli iscritti potranno commentare. Lasciate anche un bel like a questo video se vi è piaciuto. Comunque parliamo del nocciolo della questione, vale a dire la frase di Beppe Marotta, perché il nostro Alessio ha svolto anche uno studio ben approfondito su passioneinter.com, sul nostro sito, analizzando se effettivamente è più semplice sostituire in questo mercato, quantomeno un difensore che un attaccante. Per cui abbiamo analizzato seguendo insomma come orientamento generale i valori che attribuisce Transfermarkt. Qui va fatta una specifica perché tra i valori di Transfermarkt e poi il reale costo del calciatore può esserci distanza, vi farò poi, citerò dei casi specifici. Dobbiamo tenere conto poi che ci sono anche calciatori che vanno in scadenza, per cui rispetto al valore Transfermarkt un club per un giocatore che va in scadenza nel giugno 2023 può anche chiedere di meno. Ma comunque vediamo un po' di casi in questa bella analisi su i costi che riguardano attaccanti e difensori. Partiamo dagli attaccanti, ecco. La valutazione chiaramente degli attaccanti è più alta rispetto a quella dei difensori, perché storicamente al centravanti viene attribuito un valore molto più alto, soprattutto in queste ultime sessioni di mercato.
Harry Kane, ad esempio, attaccante del Tottenham, vicino alla cessione un anno fa, un po' meno quest'anno, visto il feeling con Antonio Conte. Su Transfermarkt gli viene attribuito un valore di 90 milioni. Sappiamo bene che il Tottenham per meno di 100 neanche si mette a discutere, ecco, di una eventuale cessione. Romelu Lukaku, 70 milioni, anche se poi l'Inter sta trattando con il Chelsea per averlo in prestito, un prestito oneroso da 10 milioni o 5 più bonus, insomma la distanza comunque è minima di circa 5 milioni tra l'offerta dell'Inter e la richiesta del Chelsea. Victor Osimhen, ad esempio, 65 milioni di transfer market. Aurelio De Laurentiis lo ha detto in tutte le lingue, per meno di 100 Osimhen non si muove, comunque da 90 a salire si può trattare, lo stesso Diogo Jota. Caso diverso quello di Gabriel Jesus, che va in scadenza il prossimo anno, giugno 2023, ma qui entrano in gioco altri fattori. Manchester City che ha preso Haaland, che ha preso anche Julian Alvarez del River Plate, per cui si restringe un po' lo spazio lì davanti, il giocatore va in scadenza, non c'è margine per il rinnovo in questa fase, per cui Gabriel Jesus è uno di quei calciatori che potrebbe partire o realmente a 50 milioni di euro oppure anche ad una cifra inferiore, sui 40-45. Poi se andiamo anche un po' più giù, Patrick Schick 50, ma il valore poi reale è anche superiore su Richarlison. L'Everton in passato chiedeva addirittura 100 milioni di euro e comunque parliamo di un giocatore nel pieno della sua carriera, relativamente giovane ancora. David, centravanti del Lille, per meno di 70 milioni non va via, ecco. Caso diverso Robert Lewandowski invece, anche lui scadenza il prossimo anno, in rottura totale con il Bayern Monaco, che ha già preso Mané, quindi è già il sostituto in casa, lui può andar via per 35-40, ci sta provando il Barcellona, ma una complicanza ulteriore nel caso di Lewandowski è dettata dall'ingaggio che chiede, almeno chiaramente da 2 cifre a salire, quindi da 10 milioni in su. Dopodiché, il caso che più ha fatto discutere, quantomeno nel mercato italiano, Gianluca Scamacca, 30 milioni valore transfer market, ci può stare, sui 25-30 effettivamente è un calciatore che potrebbe partire, il Sassuolo però ne chiede 40-45, addirittura all'estero ha avvicinato anche 50 milioni di euro adesso. È un giocatore di grande prospettiva, non lo mettiamo in dubbio. Può raggiungere quei livelli lì, di attaccanti affermati a livello internazionale? Assolutamente sì, perché tecnicamente e fisicamente è un giocatore moderno, quindi lo può fare. Spendere, però investire 45 milioni di euro per un giocatore che ancora in una grande squadra forse non è pronto per fare il 9 titolare, è un po' azzardato. Quindi il discorso di Beppe Marotta ha assolutamente logica. Gianluca Scamacca, 50 milioni di euro e poi per non fare subito il titolare, effettivamente è un bel rischio che l'Inter non è pronta a correre in questo momento. Ecco, per questo motivo l'Inter sta andando avanti per Dybala, anche se c'è stato un po' una pausa negli ultimi giorni, visto che l'Inter si è dedicata quasi interamente alla trattativa Lukaku e appunto lo stesso centravanti belga che può arrivare però a cifre favorevoli, a condizioni favorevoli, ecco un'opportunità di mercato che neanche l'Inter pensava di poter avere e che si è sviluppata, che è nata grazie all'insistenza, alla caparbietà dello stesso attaccante. Questi erano i centravanti, ecco, abbiamo visto un po' il valore dei centravanti. Perché è più facile in questo mercato rimpiazzare un difensore, anche qui cifre un po' più elevate, ma se nel caso di Harry Kane partivamo da 90, il valore più alto qui è quello di Ruben Dias, 75 milioni di euro. Poi abbiamo De Ligt, Marquinhos, qualche volto noto come quello di Skriniar 65, Bastoni 60. Bastoni è il vero intoccabile della difesa nerazzurra, tra l'altro lo ha detto settimana scorsa la gente Tullio Tinti, Bastoni non si muove, comunque è molto giovane, un classe 99, l'Inter per lui aveva investito tanto all'Atalanta e crede che possa ancora crescere ulteriormente, quindi Bastoni intoccabile, a differenza invece di Milan Skriniar che, lo ripetiamo, a fronte di un'offerta da 70 milioni di euro più bonus, comunque da 70 a salire, può effettivamente andare via, andare al Paris Saint-Germain, che potrebbe replicare sostanzialmente l'operazione Hakimi fatta lo scorso anno. Altri profili, Tomori, Lucas Hernandez, ma attenzione soprattutto ai profili che l'Inter sta ricercando, perché nel caso di Gianluca Scamacca eravamo arrivati comunque sui 30 milioni di euro per un attaccante che non sarebbe partito subito titolare all'Inter. In questo caso
Per trovare Bremer dobbiamo scendere al 29° posto. È vero che la valutazione Transfermarkt è da 35 milioni di euro. Il Torino ne chiede tra i 40 e i 50, anche se esiste questa clausola da 15 milioni di euro rescissoria, da 15 milioni di euro del prossimo gennaio, quindi effettivamente all'Inter potrebbe andare a 30 milioni di euro. Ma addirittura un giocatore come Milenkovic, che anche lui va in scadenza, quindi è un discorso diverso, potrebbe andar via, come sappiamo, a 15 milioni di euro, si trova al 71° posto con una valutazione da 20 milioni di euro. E comunque Milenkovic è un giocatore che è stato accostato anche a grandi club in passato, che ha fatto benissimo in Serie A. All'Inter arriverebbe appunto per giocare sul centrodestra, per giocare al posto di Skriniar con Bremer, però al centro della difesa, dunque al posto di Stefan De Vrij, per cui scorgendo la lista dei nomi, la rosa dei nomi dei difensori, qui abbiamo evitato poi di inserirli tutti e 70, 80, ecco, però abbiamo inserito i principali obiettivi dell'Inter, che sono Bremer al 29° posto, Milenkovic al 71°, per cui effettivamente in questo caso parliamo, a differenza di Scamacca, di due giocatori già fatti, già pronti, che possono essere inseriti come due titolari, per cui ipotizzando 30 milioni di euro per Scamacca più 15 milioni di euro per Milenkovic, con 45 fatto 2/3 di difesa, mentre 45 anzi sarebbero stati i milioni che avrebbe chiesto il Sassuolo per Gianluca Scamacca, giocatore che non avrebbe avuto la garanzia di fare il titolare nell'attacco nerazzurro. Quindi questo discorso effettivamente ha una logica. O comunque ha anche un'eccezione in realtà, perché vale per quasi tutti i difensori, non sui difensori di piede mancino, perché, è anche per questo l'Inter sta trattenendo Alessandro Bastoni, perché comunque, guardiamo David Alaba in questa lista 55 milioni, Lucas Hernandez, un altro centrale mancino 50 milioni. Mi viene in mente tra i giovani Guardiol dell'Ipsia, anche lui una valutazione molto alta, ma anche tra i giovani non ci sono tantissimi centrali di piede mancino. Non è un caso se l'Inter lo vuole trattenere, ecco. C'è anche Pau Torres ad esempio, del Villarreal, 50 milioni di euro, per cui l'Inter ce l'ha in casa Bastoni e non lo vuole toccare. Per cui direi la frase di Marotta ha senso per il 90% dei casi, se consideriamo invece i difensori di piede mancino, lì è un po' più una rarità, quindi sarebbe un po' più complicato, ecco. Questo era il discorso, io voglio sapere cosa ne pensate, se siete insomma se siete d'accordo anche voi con il ragionamento di Beppe Marotta. Qui non entra in gioco l'affetto che tutti noi proviamo nei confronti di Milan Skriniar, credo che nessun tifoso nerazzurro sarebbe disposto a privarsi, a lasciare andare un giocatore tanto determinante, ma anche tanto legato ai colori nerazzurri come Milan Skriniar, per cui in questo caso questa analisi è un po' più fredda. Abbiamo parlato non a caso di numeri, di profili sul mercato che l'Inter potrebbe andare a ricercare. Sul valore di Milan Skriniar non ci son dubbi, ecco. Tutti noi lo terremmo volentieri, però poi entrano in gioco altri fattori che non possiamo dominare, per cui è una riflessione che andava fatta. Io vi invito chiaramente, vi ricordo l'appuntamento di questo pomeriggio in diretta dalle 19:30. Vi ricordo anche, lo avete visto qui in basso, passioneinter.club. Che cos'è? Ormai lo conoscete, per chi ci segue da poco, è il club di Passione Inter, per cui, è una sorta di diretta 24 ore su 24. Ecco, la live delle 19:30 di 1 ora che portiamo tutti i pomeriggi su YouTube e Twitch, in realtà la portiamo avanti tutti i giorni nel nostro club, sul Discord, con tutti i nostri abbonati, interagendo, parlando di mercato 24 ore su 24. Questa frase di Marotta, ad esempio, è un tema che già abbiamo affrontato nelle scorse ore con la nostra grande famiglia, con tutti i nostri abbonati, che hanno tra l'altro il vantaggio, la grande opportunità di entrare live con noi tutti i giorni dalle 19:30. E questi sono solamente alcuni dei tanti vantaggi che avrete abbonandovi, aderendo al progetto di Passione Inter. Lo potete fare appunto tramite questo sito che trovate in basso, passioneinter.club, oppure se volete abbonarvi sul nostro canale YouTube è semplicissimo, qui in basso trovate il tastino abbonati. È tutto dunque con questo nuovo contenuto. In ogni caso, come vi dicevo prima, vi consiglio il video che aveva condiviso
ieri, Lorenzo, il contenuto di ieri, con le notizie, i titoli principali che ci aveva offerto Beppe Marotta nell'intervento radiofonico, che si collega perfettamente al discorso che abbiamo fatto oggi. Per cui vi lascio proprio qui il link per chi ci sta guardando su YouTube, per chi invece ci sta ascoltando in podcast vi lascio il link in descrizione, dove potete recuperare appunto la puntata di ieri. Ci vediamo alle 19:30 e mi raccomando puntuali. A dopo, ciao.